Benvenuti in questo nuovo video che vi illustra una cinematica satellitare dove potete osservare l'arcipelago delle Eolie. In questo video parleremo della seconda isola più grande dell'arcipelago, che è Salina, che ha un'estensione di circa 26 km². È l'isola famosa per il film Il postino di Massimo Troisi principalmente, ma anche Caro diario di Moretti, che non possiamo dimenticare, uscito un anno prima. Oltre al turismo è un'isola dove viene coltivata la malvasia, poi naturalmente ci sono i capperi e anche le olive che stanno tornando ad essere coltivate grazie all'impegno di giovani che si dedicano all'agricoltura, recuperando i vecchi terrazzamenti che erano già presenti in passato. Poi qui ci sono i pumaduri, scherzosamente viene coltivato anche il pomodoro seccagno, che viene lasciato seccare oppure utilizzato per il pesto di capperi o per il patè, e questa varietà di pomodoro presente sull'isola non richiede irrigazioni, bastano i nutrimenti della peculiare terra umida e vulcanica di questi luoghi per farlo maturare. Salina divenne comune autonomo nel 1867 ed è composta da 3 comuni: Leni, Malfa e Santa Marina di Salina. L'isola era anche chiamata Didime, gemelle in greco, per richiamare le 2 montagne che si innalzano dall'isola di cui parleremo a breve. Quest'oggi ci limiteremo ad esplorare solo quest'isola. Siamo nella zona di Malfa, in questa rappresentazione tridimensionale satellitare esploreremo l'isola in modo virtuale attraverso Microsoft Flight Simulator e partiremo da un eliporto, in particolare quello del 118 vicino al cimitero di Malfa, visto che utilizzeremo un elicottero di cui ho ottenuto la licenza gratuitamente dagli sviluppatori. Creerò un video apposito sulle caratteristiche dell'elicottero e dell'add-on in questione in un video separato, poiché ho tradotto il manuale in italiano e a breve gli sviluppatori dell'elicottero dovrebbero pubblicarlo sul loro sito. È un add-on a pagamento, ma secondo me è ben fatto e qui utilizzeremo una versione dotata di galleggianti. Microsoft Flight Simulator è impostato su una qualità ultra con una risoluzione in 2K. Ho un PC abbastanza potente che la regge abbastanza bene, la DEM delle isole mi sembra buona, ossia la conformazione satellitare e la precisione morfologica del territorio. Purtroppo le isole non sono in fotogrammetria, quindi rispecchieranno dal punto di vista topografico e naturale le disposizioni naturali, ma le case saranno ricreate dal simulatore, quindi non aspettate di trovare le chiese di Salina o i santuari oppure il faro di Lingua. È comunque una buona rappresentazione, probabilmente per chi l'ha visitata potrà riconoscere comunque facilmente qualche zona anche dall'alto. Per chi invece non l'ha mai visitata, spero sia un buon video di approfondimento che può stuzzicare una visita dell'isola. Io personalmente ci andrò il prossimo anno e quindi ho iniziato un po' a documentarmi. È il primo video commentato che faccio su Microsoft Flight Simulator e se avrà successo ne farò senz'altro degli altri. Stiamo per decollare dall'eliporto 118 di Malfa nel centro-nord dell'isola, circumnavigheremo in senso orario l'isola e poi all'interno per verificare quali sono i possibili percorsi panoramici che si possono fare. Effettueremo con l'elicottero un volo VOR, che è un volo a vista, che è prettamente un volo paesaggistico lento che va bene con questo velivolo. Bisogna per la rotta fissare dei punti di riporto che di solito sono dei punti di riferimento importanti sulla cartina, come ponti, promontori, come in questo caso, aree verdi, porti, eccetera. Stiamo andando verso la costa e precisamente stiamo prendendo come punto di riferimento il promontorio, la punta qui davanti chiamata Punta dello Scario, vicino all'omonima spiaggia. Come già menzionato, l'isola è dominata da 2 montagne, che poi sono 2 vulcani spenti. Il più grande, che è alto 962 metri, è il Monte Fossa delle Felci, che divide i 3 comuni menzionati prima, e il secondo più piccolino per estensione e altezza, 886 metri, nella parte ovest, che è il Monte dei Porri. La punta dello Scario e l'anonima spiaggia sono uno dei punti caratteristici dell'isola e si raggiungono con un percorso pedonale o direttamente con la barca. La spiaggia è dotata di ombrelloni ma non lettini, è formata da ciottoli di pietra e si possono eventualmente noleggiare dei materassini per sedersi, sdraiarsi comodamente sui sassi.
Malfa è un abitato di circa 1000 persone che si trova su un altopiano che sbocca direttamente sul mare. Verso la fine dell'Ottocento aveva una popolazione doppia di quella attuale. Qui si coltivava e si coltiva tuttora la Malvasia, che è un vino passito dolce da dessert, ma anche qualche formaggio. È rinomato, tipico dell'arcipelago. L'uva viene lasciata maturare sulla pianta e solo dopo la raccolta viene esposta al sole e fatta appassire per perdere l'acqua rimanente. Probabilmente importato da Malta e dalle isole greche di Creta. Perché c'è stata una riduzione demografica sull'isola? Nella primavera del 1889 la filossera invade i vigneti dell'intera Europa e pone fine alla prosperità. L'emigrazione prende piede e in 15 anni la popolazione di Salina si dimezza. Questa emigrazione verso gli Stati Uniti o l'Australia ha coinvolto molti degli isolani di questa e di altre isole vicine. Il nome Malfa significa porto, ma potrebbe avere origine da alcuni abitanti di Amalfi che si trasferirono qui nel XII secolo. È una zona fitta di vegetazione composta di eucalipti rossi, acace, montani, olmi, pini, leci, castagni, felci. Infatti il nome del monte più grande dell'isola prende in parte il nome della vegetazione in alcuni punti predominante. Cercando di seguire la strada provinciale di Val di Chiesa, stiamo al momento allontanandoci da Malfa e raggiungendo la Punta Faro. Se avete notato dei campi con delle linee dritte, quelli sono proprio i vitigni presenti sulla costa. In questa zona particolare di Punta Faro ce ne sono parecchi. Stiamo sorvolando la parte nord-est dell'isola, fra Santa Marina e Capofaro, oltre a resti di terme romane nella zona di Santa Marina, precisamente a Punta Barone, sono stati individuati degli insediamenti della cultura del Milazzese, scoperti negli anni 50 e recentemente dell'età del bronzo, soprattutto a Santa Marina del IV secolo. In questo periodo era densamente popolata anche rispetto alle altre isole perché i vulcani di Lipari erano in attività. È possibile visitare un sito molto ripido in località Portella che si trova fra Santa Marina e Capofaro, nella parte nord-est appunto dell'isola, dove si potranno vedere dei resti di edifici a pianta circolare con zone deputate per raccogliere l'acqua, pitos. I resti di alcuni ritrovamenti, soprattutto vasellame o strumenti di lavoro, sono esposti al Museo Civico di Lingua e in quello archeologico di Lipari. Poco più avanti esiste in costa sulla montagna un altro sito di grotte chiamate Grotte dei Saraceni, prevalentemente in due siti accessibili con una delle tante escursioni presenti sul Monte Fossa delle Felci. Risalgono circa al VI secolo e sono grotte naturali e artificiali scavate nel tufo. Venivano usate anche come un luogo di rifugio per le scorribande saracene nel 650 circa. Santa Maria di Salina, che stiamo sorvolando in questo momento, è un abitato dove sono presenti la maggior parte dei negozi dell'isola. Sono anche presenti tre chiese, quella di Santissima Dolorata che è la chiesa parrocchiale, Santa Marina e San Bartolomeo. La chiesa di Santa Marina prende il nome dal culto della santa che venne importato da coloni veneziani sull'isola che probabilmente si rifugiavano sulla stessa per le invasioni ottomane ed è una chiesa edificata nel 1600. Questo luogo può essere un buon punto di partenza o di arrivo delle escursioni che si possono fare sull'isola che hanno l'obiettivo di esplorare i punti panoramici e le vette dei due vulcani spenti. È sede del porto principale dell'isola che offre collegamenti tramite traghetti agli scafi con le altre isole Eolie, soprattutto con mezzi provenienti da Milazzo e Napoli, oltre che di un festival di documentari narrativi che si svolge ogni anno chiamato Salina Doc Fest, che è giunto ormai alla 16ª edizione. Questo promontorio è Lingua, che è una frazione del comune di Santa Maria e si trova nel promontorio sud dell'isola. Qui è presente un lago che veniva usato fino agli inizi del 1900 come salina, appunto, da cui prende proprio il nome l'isola. In rete potete trovare su YouTube un collage di foto d'epoca dove si vede proprio che questa attività terminò intorno agli anni 20 e venne costruito il faro. È una zona protetta, è il luogo di uccelli migratori e da qui si può ammirare l'isola di Lipari, che è la più grande dell'arcipelago e la più densamente popolata. Per
Perché l'arcipelago delle isole si chiama Eolie? Praticamente tutti gli insediamenti presenti sono stati fondati dagli Eoli, che erano popolazione di origine greca già dal terzo millennio a.C. Furono gli Eoli sconfitti dagli Ausoni, provenienti dall'attuale Campania, che però sembra non si stabilirono nell'isola, che quindi per un periodo fu probabilmente quasi disabitata. Successivamente fu occupata da altre popolazioni greche, i Dorici, intorno al VI secolo a.C., che colonizzarono prima Lipari e poi la fertile Salina subito dopo. Intorno all'840 anche gli arabi arrivarono qui e poi successivamente arrivò la colonizzazione amalfitana del XII secolo, da cui probabilmente prende proprio il nome Malfa che abbiamo appena sorvolato. Oltre al paesaggio della costa, del mare, in movimento, eccetera, potrete notare sullo sfondo dei nomi. Questi nomi sono persone vere che stanno in questo momento della registrazione volando in zona in tempo reale. Quindi sono persone che stanno utilizzando il simulatore proprio in questo momento. Su questo litorale di Rinella probabilmente approderò durante il mio viaggio del 2023 perché probabilmente soggiornerò nell'abitato di Leni. A Rinella infatti è presente un porto più piccolo rispetto alla zona di Santa Marina, è un villaggio di pescatori e frazione più piccola di Leni. C'è l'unica spiaggia non di ciottoli vulcanici ma sabbiosa dell'isola, caratteristica perché contiene delle specie di insenature per le barche scavate nella roccia e utilizzate ancora oggi. Anche qui sono stati trovati dei reperti che attestano la lavorazione dell'ossidiana utilizzata per la produzione di utensili. Qui è presente il santuario della Madonna del Tersito, che è il patrono di Leni. Anche questa chiesa è del 1600 ed è presente una tela settecentesca della Madonna a protezione dell'isola. Leni è probabilmente un nome legato ai Lenoi, che erano i contenitori per pigiare l'uva. È un villaggio di circa 700 abitanti, è arroccato ed è una zona più montagnosa e impervia rispetto alle altre. Oltre alla vegetazione già menzionata di eucalipti, cipressi, aceri di monte, cedri e molti altri, sono frequenti anche il lentisco, l'erica e il corbezzolo. Nell'entroterra, su un avvallamento che divide i due monti dell'isola, sono presenti l'abitato principale di Leni a circa 200 metri sul livello del mare e la frazione di Val di Chiesa. In realtà noi adesso in questo momento stiamo sorvolando la costa fra Leni e la località Pollara che raggiungeremo fra poco. È possibile in questa zona con il sentiero 9 che parte proprio dal promontorio di Leni visitare una località Valle Spina e la punta Valle Spina, oltre a particolari zone molto caratteristiche proprio sulla costa, come ad esempio la spiaggia di Punta Marcello, Punta Sallustro, la grotta del Monachello, la pietra che suona, Praiola o l'omonima spiaggia. Ed eccoci finalmente a Pollara, è una frazione del comune di Malfa ed è situata nella parte occidentale dell'isola su una baia sul mare ricavata da un antico cratere vulcanico. È una spiaggia abitata perché sono presenti delle abitazioni dei pescatori sul mare con degli scalini in pietra, le famose balate, ed è una spiaggia piccola poiché la baia non scende fino al livello del mare ma forma una piccola scogliera. A poca distanza nel centro della baia è situato lo scoglio Faraglione, classificato come NEC o collo vulcanico. Qui è una zona celebre del film Il Postino, dove in alcune scene si vedevano i pescatori
tornare dalla sera con il pesce della giornata. Ho voluto soffermarmi più del dovuto perché forse è una delle zone più belle e caratteristiche dell'isola. In realtà avrei voluto praticamente atterrare sul mare, ma poi ho cambiato idea e ho proseguito il viaggio. A questo punto potete vedere una biforcazione, siamo praticamente in mezzo all'isola perché dall'abitato di Val di Chiesa la strada appunto si divide in due, si biforca. A destra raggiungerà il sito della nostra partenza, l'abitato di Malfa, mentre a sinistra si arriverà appunto nel villaggio caratteristico di Pollara che abbiamo appena visto.
Ora andiamo invece verso l'interno per vedere un pochino le sommità dei due vulcani spenti. Il trekking in zona sarebbe conveniente farlo in periodi con temperature accettabili come la primavera o l'autunno. È consigliabile, da quello che ho potuto vedere, partire dall'abitato di Val di Chiesa, che si trova praticamente in mezzo all'isola, per poi raggiungere un rifugio, il rifugio di Monterivi, e poi la vetta del Monte Fossa delle Felci, da cui si gode di un panorama fantastico sia dell'isola sia di tutto l'arcipelago se la giornata è buona. Credo che nell'isola si possono fare circa una dozzina di escursioni e di varianti che permettono di raggiungere alcune zone come Santa Marina, Amalfa, eccetera. È consigliabile secondo me scegliere degli accompagnatori esperti per apprezzare al meglio le escursioni ed eventualmente per quelle un po' più impegnative. Oltre alle escursioni classiche che permettono di raggiungere facilmente i due picchi, c'è appunto la variante in costa di cui ho già parlato, che è il Sentiero 9, che dall'abitato di Leni permette di esplorare la parte sud e sud-ovest dell'isola con la variante Valle Spina e al limite raggiungere Pollara e la sua spiaggia. Sono sempre percorsi che in media richiedono dalle 3 alle 4 ore e luoghi dai 5, lunghi dai 5 ai 10 km. Conviene sempre reidratarsi spesso e proteggersi dal sole e magari vestirsi a cipolla nei periodi meno caldi, oltre che informarsi prima sul possibile tempo della giornata. Appoggiarsi a delle guide esperte vi permetterà di apprezzare ancor più le escursioni, la flora, la fauna e la storia dei luoghi. Ecco, in questo punto del video vedete che stavo cercando di raggiungere una determinata quota con l'elicottero, ma ovviamente questo richiede un attimino di tempo, quindi si cerca di circumnavigare la montagna per poi avere una quota in sicurezza per passare il picco, che in questo caso è alto, quello del Monte Fossa delle Felci, intorno ai 962 metri. Siamo quasi in vetta e di fronte a noi è possibile vedere Lipari, che è l'isola più grande delle Eolie, e più avanti l'isola di Vulcano. Sulla nostra sinistra in basso si vede e dovreste ormai riconoscerlo, il promontorio caratteristico di Lingua. Ecco la sommità del Monte Fossa delle Felci e più avanti e più in basso il Monte dei Porri, alto 886 metri. Siamo ormai sulla via del ritorno, vedete sullo sfondo Malfa, ritorneremo al nostro elisoccorso della partenza e abbiamo praticamente in una circa 27 minuti circumnavigato l'isola di Salina.
questo approccio insolito di approfondimento sia stato di vostro gradimento. Vi invito a mettere un mi piace al video che aiuta a far crescere questo piccolo canale ed a iscrivervi se volete. Se avrò un riscontro positivo non è detto che proseguirò con altri video magari dell'arcipelago o su richiesta in altre zone, magari ancora migliori come simulazione. A presto.